Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. In questo tutorial vi spiego come realizzare questa bellissima magliettina. È un top crop semplice ma d'effetto. Voi potete decidere di allungarlo di più in base alle vostre preferenze. Io in questo caso ho deciso che la lascerò più corta. Faremo un top down, quindi inizieremo partendo dall'alto e creeremo questa sorta di rete davvero super facile da realizzare. Per fare ciò utilizzerò il filato Frida di colore lampone. Per lavorare il Frida è consigliato di utilizzare l'uncinetto dal 3,5 a 4,5. Io in questo caso utilizzerò l'uncinetto del 3,5. Prima di iniziare vi ricordo che se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina in modo da non perdervi i prossimi video che pubblicherò e rimanere sempre aggiornati. Detto ciò, iniziamo col tutorial. Allora, prima di iniziare vi spiego un attimino cosa andremo a fare. Innanzitutto andiamo a montare le nostre catenelle. Io in questo caso ho montato 124 catenelle. Il multiplo che andremo a fare, questo motivo semplicissimo, è un multiplo di 4. Quindi fatte le nostre 124 catenelle, ripassiamo tutta la catenella con le maglie basse nel primo giro. Iniziamo il motivo, quindi andiamo a fare questa specie di petalo che qui nello sprone l'ho fatta a 5 maglie, mentre nella manica e nel bordino viene fatto a 4 maglie. Finito il mio giro di petali ho raccolto tutte le maglie, quindi queste maglie vedete una a uno l'ho raccolte a maglia bassa. Nel secondo giro ho fatto le maglie mezze alte inserendo un aumento, quindi ho inserito 16 aumenti. Inserito il mio aumento ho fatto un altro giro di maglie mezze alte. Ricomincio di nuovo i miei petali sempre a 5 maglie, quindi faccio tutto il giro di petali. Il secondo giro del secondo motivo viene fatto maglia bassa, maglie mezze alte inserendo di nuovo l'aumento, quindi 16 maglie. Il terzo giro praticamente di maglie mezze alte. Nel terzo motivo viene fatto il giro di petali sempre a 5 maglie, maglie basse, maglie mezze alte inserendo 16 aumenti e maglie mezze alte. Ok, quindi per 3 volte ho inserito i miei aumenti, 16 maglie, 16 maglie, 16 maglie. Il motivo si sviluppa in 4 righe, quindi la riga dei petali, la riga delle maglie basse, la riga delle maglie mezze alte inserendo l'aumento e la riga delle maglie mezze alte. Ok, questo è il motivo. Quindi se dovete fare una taglia in più andate a prendere un motivo di questi inserendo sempre 16 maglie di aumento. Quindi raggiunto la mia misura ho chiuso lo scalfo della manica. Quindi chiuso lo scalfo della manica ho fatto 27 cm di maglie mezze alte lavorate a spirale. Arrivate a 27 cm ho inserito di nuovo il mio motivo. Quindi inserito il mio motivo, questa volta nel bordino e nella manica vi ricordo che l'ho fatta a 4 maglie, quindi catenella, maglia alta, catenella, 4 maglie. Fatto il mio motivo di petali ho fatto il giro di maglie basse, il giro di maglie mezze alte e il giro di maglie mezze alte, quindi 2 giri di maglie mezze alte, questa volta senza aumenti. Gli aumenti si fanno solamente nello sprone. Per quanto riguarda la manica ho raccolto tutte le maglie della manica e ho raccolto 77 maglie. Ho fatto delle diminuzioni, quindi da 77 sono passata a 60 maglie. Sono andata avanti sempre a lavorare a maglie mezze alte lavorate a spirale per 5 cm. Arrivate a 5 cm ho fatto di nuovo il motivo, quindi il giro di petali con 4 maglie, il giro di maglie basse e 2 giri di maglie mezze alte. Ok, quindi questo è il lavoro. Qui vi farò un piccolo campione appunto dello sprone solamente. Ok, detto questo iniziamo col campione. Allora, fatte le nostre catenelle, 124 catenelle multiplo di 4, quindi portiamo la catenella sul dritto e chiudiamola prima con l'ultima con una maglia bassissima. Ok, chiusa la nostra catenella a cerchio andiamo a fare una catenella, rientriamo di nuovo nello stesso punto e andiamo a fare maglia bassa, quindi ripassiamo tutta la catenella a maglia bassa.
Arrivati alla fine delle maglie basse, chiudo il giro nella prima maglia bassa iniziale, quindi con una maglia bassissima. Ecco qui. A questo punto iniziamo a fare i petali. Ci alziamo con 1, 2, 3, 4 catenelle e altre 3, 1, 2 e 3. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nella quarta dall'uncinetto, quindi 1, 2, 3, nella quarta, entro e faccio maglia alta. Filo sull'uncinetto, rientro di nuovo, maglia alta. Filo sull'uncinetto, rientro di nuovo, maglia alta. Quindi 3 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3, rientro di nuovo nello stesso punto con una maglia bassissima. Ecco qui, abbiamo fatto, vedete, il primo petalo. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, salto 1, 2, 3, entro nella quarta maglia con una maglia bassissima. Ok, vedete? E si forma, vedete, questa specie di petalo. Iniziamo di nuovo. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo sull'uncinetto, entriamo nella quarta dall'uncinetto e andiamo a fare 3 maglie alte. Tre catenelle, 1, 2, 3 catenelle, rientriamo di nuovo con una maglia bassissima. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, saltiamo 3 maglie di base, quindi 1, 2, 3, entro nella quarta maglia con una maglia bassissima, chiudo. Ecco qui, vedete? Si formano questi petali. Ripartiamo di nuovo. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entriamo nella quarta dall'uncinetto, quindi qui, e andiamo a fare 3 maglie alte. 1, rientriamo 2, rientriamo 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, rientriamo di nuovo nello stesso punto e andiamo a fare una maglia bassissima. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 catenelle, saltiamo 3 maglie di base e andiamo nella quarta. Entriamo nella quarta con una maglia bassissima, chiudiamo. Ecco qua. Quindi deve venire, vedete, devono venire questi petali. Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Arrivati alla fine, vedete, ho fatto il petalo e mi rimangono le ultime 3 catenelle, quindi andiamo a fare l'ultimo petalo, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 catenelle, quindi prendo il filo sull'uncinetto e vado a fare nella quarta catenella, vado a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3 maglie alte, 3 catenelle, quindi entro di nuovo nello stesso punto
e vado a fare una maglia bassissima. Ok, ho fatto l'ultimo petalo, 4 catenelle, 1 2 3 4, salto le 3 maglie che mi sono rimaste e vado nella prima maglia, vedete qui dove abbiamo fatto le 4 catenelle, quindi entro qui e vado a chiudere con una maglia bassissima. Ok, e abbiamo chiuso questo giro. A questo punto andiamo a tagliare il filo. Io preferisco tagliare il filo perché poi nel giro successivo partiremo dal petalo, quindi vado a tagliare il filo, magari poi i fili naturalmente di lavorazione si nascondono tutti, quindi vado a fare un nodino. Ecco qui, abbiamo finito, vedete, il primo giro del motivo. Andiamo a fare il secondo giro è tutto di maglie basse, quindi come facciamo questo giro sono uguali tutti i giri che dobbiamo fare dello sprone, quindi saranno tutti uguali. Quindi faccio un nodino e parto direttamente, vedete, qui ci sono le 3 catenelle e la maglia bassa, entro al centro qui e vado a fare maglia bassissima, così blocco il filo, poi faccio una catenella, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare una maglia bassa. Quindi c'è la maglia alta, entro nella maglia alta e vado a fare maglia bassa, la seconda maglia alta, maglia bassa, la terza maglia alta, vado a fare una maglia bassa e la quinta maglia la vado a fare tra la maglia alta e la catenella, vado a fare, entro al centro e vado a fare una maglia, vedete, una maglia bassa. Quindi ogni petalo ci sono 5 maglie. Passo nel petalo successivo, quindi abbiamo la catenella, vedete la catenella e la maglia alta, quindi entro al centro qui e vado a fare maglia bassa. Vedete, sto unendo i petali. Qui abbiamo le 3 maglie alte, vado a fare 3 maglie basse, quindi 1, la seconda, 2, la terza, 3 e la quinta maglia tra la maglia alta e le catenelle vado al centro, entro qui al centro e vado a fare la quinta maglia, vedete? Quindi andiamo ad unire i petali, andiamo a fare un altro, quindi vado ad aprire il petalo, ok, apriamo il petalo, quindi entriamo tra la catenella e la maglia alta, entro al centro qui e vado a fare maglia bassa. Qui c'è la maglia alta, vado a fare maglia bassa, maglia alta, maglia bassa, maglia alta, vado a fare maglia bassa. Quindi la quinta la vado a prendere qui tra la maglia alta e la catenella, vado a prendere la quinta maglia, vedete? Passiamo al prossimo petalo, quindi entro al centro qui tra la catenella e la maglia alta, vado a fare una maglia bassa, maglia bassa, siamo a 3, 4 e la quinta, entro qui al centro e vado a fare la quinta maglia bassa. Passo nel petalo successivo, quindi entro tra la catenella e la maglia alta, vado a fare maglia bassa, le 3 maglie basse, 1, 2 e 3 e poi la quinta, vedete, la faccio qui. Abbiamo unito anche questo petalo. Passiamo al prossimo petalo, quindi entro tra la maglia alta e la catenella e vado a fare maglia bassa e siamo a 1, le 3 maglie basse, 2, 3, 4 e la quinta la andiamo a prendere qui tra la maglia alta e la catenella, andiamo a prendere la quinta maglia. Petalo successivo, quindi entro al centro tra la catenella e la maglia alta, vado a fare 1, 2, 3, 4, la quinta la vado a prendere qui e 5. Petalo successivo, quindi volto, vedete qui entro al centro,
maglia bassa, 2, 3, 4 e la quinta la vado a prendere qui, ok? Quindi entriamo nel petalo successivo, quindi andiamo qui, entriamo tra la maglia alta e le catenelle, andiamo a fare maglia bassa, qui c'è la maglia alta, maglia bassa, la seconda maglia alta, maglia bassa, la terza maglia alta, maglia bassa. Qui entriamo tra la maglia alta e la catenella, entriamo qui al centro e andiamo a fare una maglia bassa, vedete? Il petalo successivo, quindi entriamo qui al centro, vedete qui, vado a fare maglia bassa, le 3 maglie alte, andiamo a fare 3 maglie basse e una la andiamo a fare tra la maglia alta e la catenella, una maglia bassa. Abbiamo unito anche questa, vedete, questo petalo. Continuiamo ad unire i nostri petali. Allora, sono arrivata, vedete, alla fine, ho unito tutti i miei petali, chiudo nella prima maglia bassa, quindi chiudiamo nella prima maglia bassa con una maglia bassissima. Vedete, abbiamo unito tutti i nostri petali. A questo punto andiamo a fare il terzo giro di motivo, che di maglie mezze alte, e dobbiamo inserire anche l'aumento. Faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare una maglia mezza alta. Quindi vado a lavorare le maglie mezze alte inserendo 16 aumenti, quindi il primo aumento lo vado a fare qui, quindi 1 e 2, quindi siamo a 1, un altro aumento lo vado ad inserire qui, 2, uno lo inserisco qui, 3, quindi andiamo ad inserire con le maglie mezze alte, andiamo ad inserire praticamente 16 maglie. Io sono arrivata a 3, quindi ne inserisco altre 13 maglie. Allora, arrivati alla fine del giro, inserite le 16 maglie, entro nella prima, vedete, nella prima maglia mezza alta e mi vado a chiudere con una maglia bassissima e siamo al terzo giro del motivo. Il quarto giro è semplicemente di maglie mezze alte, quindi ripassiamo tutte le maglie con le maglie mezze alte. Mi alzo con una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, rientro e vado a fare la prima maglia mezza alta, quindi ripassiamo tutte le maglie a maglia mezza alta. Allora, ripassate le maglie mezze alte, questo è tutto il motivo che andiamo a fare. Allora, messo da parte il campione, ho preso il progetto originale, ho posizionato già i miei segnapunti per ricavare lo scalfo della manica. Adesso vi dico anche la misura dello scalfo della manica. Io ho lasciato 13 cm per lo scalfo e come busto ho lasciato 35 cm, quindi sto facendo una taglia S. A questo punto andiamo ad unire lo scalfo della manica, quindi io volto il lavoro. Adesso da questo momento in poi lavoreremo tutte maglie mezze alte lavorate a spirale, quindi tolgo il segnapunti, quindi faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare la prima maglia mezza alta. Allora lavoriamo le maglie mezze alte fino ad arrivare al primo segnapunti. Allora, arrivati al segnapunti vado a togliere il marcapunti e vado a fare una maglia mezza alta. Prendo il secondo marcapunti e vado a fare una maglia mezza alta anche qui. Ecco qui, e abbiamo unito, vedete, lo scalfo della manica. Continuiamo con le maglie mezze alte fino al prossimo marcapunti.
Arrivati al segnapunti andiamo ad unire il secondo scalfo manica, quindi tolgo il segnapunti e vado a fare una maglia mezza alta, prendo il filo sull'uncinetto, prendo il secondo segnapunti, entro qui e vado a fare maglia mezza alta, e così abbiamo unito, vedete, il secondo scalfo manica. Ecco qui, vedete? Quindi vado a continuare con le maglie mezze alte fino a chiudere naturalmente il giro, quindi continuiamo con le maglie mezze alte fino a chiudere il giro. Allora, arrivati alla fine del giro ci andiamo a chiudere nella prima maglia mezza alta con una maglia mezza alta, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia e vado a chiudere con una maglia mezza alta, e questa naturalmente ce la segniamo, perché qui andiamo a chiudere sempre il giro, quindi questa ce la segniamo e ripartiamo con un nuovo giro, sempre di maglie mezze alte lavorate a spirale. Quindi a questo punto, unito lo scalfo della manica, lavoriamo i giri che ci servono a maglia mezza alta lavorati a spirale. Quindi qui ci chiudiamo e ripartiamo con un nuovo giro, e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminati i giri che mi servivano, vi ricordo che ho lavorato a maglia mezza alta lavorati a spirale, quindi sono andata avanti per 27 cm a partire da qui. Ho fatto 27 cm di maglie mezze alte. A questo punto andiamo a rifinire il bordino, quindi andiamo a fare lo stesso motivo, lo andiamo a fare anche qui. Quindi ci alziamo con 1, 2, 3, 4 catenelle, mi segno la quarta e poi vado a fare 1, 2 e 3 catenelle. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia, nella quarta maglia, e vado a fare 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, rientro di nuovo e vado a fare maglia bassissima. Qui 4 catenelle, salto 1, 2, 3, nella quarta entro e vado a fare una maglia bassissima. Ecco qui, vedete? Quindi ci alziamo con 1, 2, 3, 4 catenelle, poi alte 3, 1, 2, 3, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nella quarta dall'uncinetto e vado a fare 3 maglie alte, tutte prese nello stesso punto. 2, 1, 2, 3 catenelle, rientro di nuovo, maglia bassissima. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, salto 1, 2, 3, nella quarta entro e faccio maglia bassissima. Ecco qui, lo andiamo a ripetere per tutto il giro e poi alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Per quanto riguarda la manica, ho raccolto 77 maglie. Raccolte 77 maglie ho fatto delle diminuzioni, quindi da 77 sono andata a 60 maglie, ho fatto 6 cm di maglie mezze alte. Fatti i miei 6 cm ho ripetuto il motivo. Il petalo l'ho fatto con 4 maglie, quindi le catenelle, 2 maglie alte, catenelle, quindi 4 maglie. Per quanto riguarda la larghezza del mio maglioncino siamo sui 36 cm e come altezza siamo sui 41 cm. Questa è una taglia S. Bene, il tutorial termina qui, vi ringrazio tantissimo per la visione e vi auguro una magnifica giornata. Noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, sempre qui sul canale di Dolce Vita. Un saluto a tutti.